Per me, scalare le montagne significa alimentare la curiosità nata quando ero bambino, ascoltando i racconti di famiglia, del bisnonno, del nonno e di mio padre, che prima di me salivano e scendevano dalle montagne, vicine come le Alpi o lontane come quelle dell'Himalaya. Non esisteva cosa più bella del poter rivivere le loro avventure attraverso le loro parole, le loro fotografie, ma allo stesso tempo fantasticare sulle mie. Quelle avventure che avrei vissuto il giorno dopo nel bosco vicino a casa, che per me è stata la mia prima montagna. Per me loro erano i grandi esploratori e il loro spirito di avventurieri era contagioso. Chi è un esploratore? Credo chiunque abbia la voglia di conoscersi attraverso delle esperienze di vita, delle avventure. Esplorare significa diventare adulti senza adagiarsi, guardare il futuro con passione e ambizione senza aver paura di fallire. E soprattutto avere il coraggio di emozionarsi ancora e ancora senza mai una fine, svegliandoti al mattino e al posto che chiederti il perché delle cose, magari dirti perché no, perché non provarci e poi senza troppo riflettere partire. Nel mio alpinismo non è importante la montagna che scalo, ma come la scalo. E il più grande successo oggi non si lega più al punto geografico che raggiungi, la vetta, ma come la raggiungi, lo stile di scalata che usi. Nel mio modo di approcciare la montagna ho sempre cercato di scalare in modo pulito, di salire e scendere senza lasciar traccia del mio passaggio. Meno tecnologia, più avventura, più soddisfazione e più emozioni, ma anche molta più fatica. La stessa fatica che fanno i ciclisti quando salgono e scendono dai passi alpini. Il mezzo è differente, ma lo stile è lo stesso. Andrebbe capito meglio chi fa più fatica, lo scalatore alpinista o lo scalatore ciclista? La maratona è un evento che si svolge ogni prima domenica di luglio da ormai 37 anni. Dal lontano 1987, quando si è svolta la prima edizione di questa fantastica manifestazione che porta migliaia e migliaia di partecipanti in Alta Badia. Sì, era tutta una prova. Avevamo 150 partecipanti, una macchina al seguito, a tutti i passi si aspettavano tutti e poi si andava avanti, si dava qualcosa da bere e mangiare. C'era un giudice di gara molto in gamba che capiva la cosa e mi ha subito detto: questo dovete continuarla.
Eccolo il papà della maratona. Non è solo un evento di biciclette, non è una cosa comune, è un evento che unisce migliaia di partecipanti, unisce un'intera valle, anzi ormai unisce le Dolomiti, unisce volontari, centinaia, più di 1000 volontari. La prima volta che ho sentito parlare di Maratona delle Dolomiti è stato 4 anni fa. Ero stato invitato per partecipare a questa gara del Gran Fondo amatoriale di bici, ma non è che la conoscessi bene. Però mi è bastato un anno, cioè quell'edizione lì, per innamorarmi. E non mi sono innamorato tanto della bici, ma delle persone che organizzano questo evento. Cioè, la cosa che mi ricordo che mi aveva veramente sorpreso e affascinato, stupito, era l'energia positiva che le persone che organizzano Maratona delle Dolomiti lasciano traspirare e alla fine ti coinvolgono, no? Cioè tu fai parte di un evento che alla fine di competitivo, a mio parere, non ha nulla. È come essere parte di una grande famiglia. La maratona è sostanzialmente nata per portare turismo in Alta Badia, però negli anni ha subito una trasformazione molto particolare. L'evento si è trasformato, è diventato un evento di comunità, non solo più economico, e soprattutto è un evento che unisce tutta questa gente che viene quei giorni o coloro che ospitano queste persone. Io non vedo l'ora che sia luglio, perché quei giorni lì sono talmente intensi, talmente belli, ritrovare tutti gli amici che vengono a partecipare, ma anche non solo partecipanti, ma anche aziende, addetti ai lavori. Quei giorni sono pesanti a livello psicofisico, perché sono veramente impegnativi, però è questo il bello. Quando poi la domenica mattina li vedi tutti partire, è una sensazione particolare. È bello stare tutti assieme, fare lavoro di volontariato. Siamo molto uniti, è anche molto divertente lavorare qui e diciamo, no, bellissimo così. Siamo un bel team. Essere utile per qualcuno, dare anche il mio contributo a questo evento. È una figata lavorare per la maratona. Ovviamente dopo la prima volta ce n'è stata una seconda, una terza, perché poi quando qualcosa ti emoziona, alla fine vuoi rivivere quelle emozioni lì. Però è strano perché non rivivi mai le stesse, se ne aggiungono sempre delle nuove, delle altre. Poi si è stretto un legame, un rapporto d'amicizia con gli organizzatori e da lì l'idea di collaborare assieme, di avere delle idee che potessero sposare anche la mia filosofia di come guardo allo sport, all'alpinismo, alla natura e all'avventura, ma che unisse anche il mondo della bici. Bicicletta che, ricordiamo, si avvicina molto anche al mondo proprio degli alpinisti e degli scalatori, perché negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, ma anche dopo gli anni 50, la maggior parte degli alpinisti, quando volevano andare in montagna, prendevano la loro bici addirittura per partire dalla città e andare in montagna o comunque per muoversi da una cima all'altra. E così è nata l'idea della supermaratona. Sono due eventi completamente differenti, che da un lato hai la maratona, che è un evento di condivisione, hai 8.000 partecipanti che quel giorno stanno assieme, godono insieme, si divertono. La supermaratona la fai da solo, però il concetto alla fine è lo stesso, è un'esperienza che poi comunque andrai a condividere con altre persone. Però quando tu sei in sella alla supermaratona sei solo, hai tempo di pensare, hai tempo di vedere, di goderti la natura. Sono forse quei momenti
dove puoi pensare al futuro, perché no, anche al passato o alla trasformazione di te stesso. E così in una classica chiamata, una di quelle che vengono chiamate le call, l'idea della supermaratona, ovvero ripercorrere tutti i passi che dalla prima edizione a quella odierna sono stati e vengono percorsi dai ciclisti che partecipano al classico, al medio e al lungo. Una delle tante mattine, durante le tante pause a caffè del comitato organizzatore, arriva Claudio al bar e mi dice: ma è possibile connettere tutti i passi di tutte le edizioni della Maratona delle Dolomiti? Penso un po', mi metto il computer su Strava, 1, 2, 3, in sequenza, passo Gardena, passo Sella, giù a Canazzei, passo Fedaia, tutto il vallone dell'Agordino, passo Doran, passo Strallanza, passo Giau, giù a Cortina d'Ampezzo, passo Tre Croci. Non è un passo, ma contiamolo: il Cime Banche, si ritorna a Cortina, passo Valzarego, passo Valparola, giù in Valbadia, e poi purtroppo c'è il Mur del Giat e a seguire ancora la Sella Ronda. Sinceramente non me lo aspettavo né così lungo né così faticoso. Ne sono usciti fuori 8.400 metri di dislivello positivo, almeno sulla carta, e un percorso di 286 chilometri. Dai, Supermaratona è un percorso molto duro, quasi al limite dell'impossibile, possiamo dirlo? Penso di sì. Eccoci qua, buongiorno, 5 del mattino, ora della supermaratona, gambe sempre troppo pesanti, testa sempre troppo piena di pensieri, il meteo, devo essere sincero, è freddo, 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 sarebbe meglio tornare a letto, ma c'è sempre un ma, che non si sa mai se è la stupidità dell'essere umano nel voler lanciare a se stesso qualche sfida o se semplicemente la ricerca di avventura. Ne parliamo alla fine. Mi sento bene, ma fa veramente freddo ai passi. Il freddo preoccupa perché comunque sia, io alla fine, per quanto sia un alpinista, in bici soprattutto ho preso di quelle ghiacciate che non ho mai preso in montagna neanche in Himalaya. Dunque... La mattina quando sono arrivato alla partenza ho visto Hervé teso. Faceva tanto freddo, quindi effettivamente gli aspettava una giornata molto, molto dura. Partivo per qualcosa che dentro la mia testa ero sicuro, quasi sicuro di saper gestire, ovvero uno sforzo protratto nel tempo, molto lungo, che è esattamente quello che vivo quando scalo in montagna, soprattutto in Himalaya, ma allo stesso tempo utilizzando un mezzo che è la bicicletta, che non è proprio il mio, e dunque non ero così sicuro che sarei partito e che tutto sarebbe andato bene. Cioè tutte quelle certezze che magari ho quando scalo una montagna, lì in quel momento lì, proprio nella partenza, si sono un po' disintegrate tutte, no? Come si dice buongiorno in ladino? Buondì. Ah, buondì. No, non riesco neanche più a mettere le tacchette. Sono troppo emozionato. Siamo? Siamo, piano, eh? Si va piano o lontano? Esatto. Per mezzanotte giuro di essere qua. Noi so che ti aspettiamo. Ho visto in Hervé, oltre a tensione, ho visto anche tanta emozione. Con un bambino il primo giorno di scuola stava affrontando un nuovo percorso di vita, perché no? E l'emozione la si vedeva tanto in Hervé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dai Hervé!
Prima pedalata, seconda pedalata, terza pedalata, inizi a concentrarti. Ma io penso che Hervé in quel momento era gasato. Diciamo, l'adrenalina di affrontare questa sfida era alta. Magari anche il freddo, voleva riscaldarsi, chissà. Però sicuramente quando sei felice di fare qualcosa parti sempre un po' allo sbaraglio, no? Però non ci pensi in quel momento, guarda, mancano ancora 270 km. La fortuna è che c'è il sole. Non so lui, ma io ho le mani ghiacciate, no? All'inizio sono partito secondo me un po' troppo veloce, perché la giornata è lunga. Adesso poi devo cercare di stare un po' più attento, se no facciamo un patatrack. Bene. Ho anche commesso l'errore più stupido che possa fare una persona che parte per un giro così lungo, nel senso che sono partito troppo veloce. Al Passo Gardena, nonostante fossi salito molto agilmente e mi sentissi bene, mi sono accorto che quel ritmo era troppo veloce. Per questo motivo, pedalando verso il Passo Sella, ho tentato di gestire la cosa, salire di un dente e iniziare ad impormi un ritmo che però veniva sempre spezzato, perché in cima ad ogni passo, con quel freddo, ogni volta ero veramente in difficoltà. Non vorrei dire che si è cotto prima della fine, perché la vera cotta l'ha presa più avanti, no? Però dai, avrà imparato qualcosa. Il Fedaia si gestisce abbastanza bene e lì ho preso un buon ritmo, sono sceso, sono arrivato a Caprile, mi sono ricambiato, ho fatto tutto il tragitto che porta ad Agordo e poi il Passo Duran. Il Passo Duran è un passo veramente duro. Il Passo Duran, guardando la cartina e la planimetria dell'edizione della Maratona des Dolomites, è il passo più a sud. È un passo bellissimo. Era nelle prime due edizioni della Maratona des Dolomites. Nella prima edizione della Maratona des Dolomites non c'era ancora il Passo Giao, perché il Passo Giao dal lato Colle Santa Lucia non era ancora asfaltato. La pazza idea di mio padre è, nella seconda edizione della Maratona des Dolomites, lasciare il Duran, però anche aggiungere il Giao. E da allora, parliamo del 1988, chi era fortunato magari aveva un 39-25, 39-28, ma la maggior parte andava con un 42-25, quindi io li vedo ancora come i veri atleti della Maratona des Dolomites, perché non è che pedalavano, davano calci ai pedali. Ragazzi, è duro sto Duran. Comunque che favola, che divertimento, che occasione incredibile questa super maratona. Mi hanno fatto un regalo. Il bello del Duran è che ero completamente solo. Qualche giorno prima della supermaratona esce la notizia: frana sul Passo Duran. Cavoli, cosa facciamo adesso?
salta la supermaratona, inizialmente ci siamo detti sì. Poi ho iniziato a pensare, ma riusciamo comunque a passare o meno? Ci attiviamo? Dobbiamo provarci, dobbiamo assolutamente provarci. E grazie poi all'amministrazione comunale, una volta messa in sicurezza la frana, quando avevamo la certezza che non ci fossero problemi, ci hanno dato l'autorizzazione a passare e l'abbiamo attraversata a piedi. Lo vedo come un esempio comunque di condivisione anche a livello di Dolomiti. La supermaratona comunque attraversa tante valli dolomitiche e noi cerchiamo anche di portare i ciclisti ad attraversare queste zone bellissime comunque all'interno di questo panorama spettacolare. Mentre camminavo sulla frana, su quella montagna di detriti caduta a causa di questi temporali anomali, conosciuti oggi come bombe d'acqua, tra me e me ho pensato ai cambiamenti climatici, al mutamento delle montagne e alla necessità di cambiare le nostre abitudini per preservare ciò che sosteniamo di amare, il nostro pianeta. È un mutamento che riguarda tutti, in modo diretto quando decidiamo noi di cambiare o in modo indiretto quando magari a causa delle nostre azioni ci sono dei cambiamenti così grandi che noi non possiamo controllare. Per renderlo più epico. Da molto tempo mi appassiona, nel senso proprio di passione, anche di dolore, questo pensiero dell'uomo come essere natura. Noi non riusciamo semplicemente a vivere se non e non riusciremo a vivere, non riusciremo a vivere se non ci mettiamo in testa finalmente, ma la vedo molto ardua e molto difficile, che qui o c'è un cambio di passo o tra qualche migliaio di anni sapranno che eravamo solo macchine. La natura, la montagna, i grandi spazi verticali, orizzontali, quelli più selvaggi, per fortuna ci regalano ancora la dimensione dell'uomo e l'uomo è ospite di questo pianeta e di passaggio e questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Dobbiamo mettere in moto il pensiero aristotelico che la felicità dell'uomo è data dalla praxis. Se vogliamo continuare non solo a sopravvivere ma a essere felici, dobbiamo mettere in campo delle buone pratiche e le buone pratiche si fanno ogni giorno, quotidianamente. Solamente così riusciremo a salvarci. Il problema è che siamo al quinto passo di 13, dunque non siamo nemmeno a metà. Vorrei cantarvi una canzone, ma in questo momento sono più concentrato a pedalare. Le fontane sono le anime sante dei ciclisti. L'ora del Giau, una felicità. Ok. Il Giau è duro, poi
Ognuno ha una definizione di duro, io posso darvi la mia. Il Jiao parte subito con dei bei ramponi, poi ci sono 3 punti di 10 metri ciascuno che sono in piano, che sono i 3 ponti. Sono quei punti dove puoi prendere respiro e poi continuare a soffrire. Siamo sul Jiao, prime rampe, quelle che vanno dall'11 al 14-15, quelle dritte, perché poi dopo ai torrenti secondo me va meglio, ma qui proprio... E continuo così, 10%, 10% e vai avanti, continui. Ci sono 2 gallerie, iniziano i tornantini, ad un certo punto esci dal bosco e dici wow, che bello, vedi già sulle montagne, però quel momento è breve perché metti la testa giù e quello che puoi fare è solo più contare le gocce di sudore che vanno sull'asfalto. Clic, clic, clic. Senza sentire la fatica. Passo Jiao, la strada è bella, ma ancora tanta e lunga. Piano piano. Arrivi sul rifugio Fedare e già intravedi il passo Jiao e dici ce l'ho fatta, mi mancano 3 chilometri. Sono quei 3 chilometri che non finiscono mai, no? Ti sei cotto da prima e a quel punto fuori dal bosco, se è anche una giornata calda, puoi solo sperare di non vedere San Pietro. Tra l'altro in quel momento, l'unico momento della giornata dove a un certo punto le nuvole si diradano ed esce il sole. Dunque Jiao col sole in testa che ti fa fare più fatica, che ti disidrata. La paura era chiaramente quella dei crampi. Ti vengono i crampi sul Jiao, la tua supermaratona è finita. C'era il sole in testa, le prime rampe lì al 15. Ho detto sono finito. Sensazione a un certo punto ho messo il 30 e volevo anche il 32 e il 34 dietro, niente, il 30 finisce lì e ti arrangi, ti attacchi. I rapporti sono relativi, alla fine è un numero. Io penso sempre così, quando sul contachilometri scendi sotto i 4 km orari, fai prima scendere dalla bici e continuare a spingere. E il Colle Tre Croci. Colle Tre Croci di cui poche persone parlano. E siamo di nuovo in realtà a un passo con quasi sempre la doppia cifra che ti dice che è ripido, molto ripido, ed è un passo che mette in crisi più di quello che una persona possa immaginare. E lì, devo essere sincero, ho iniziato a soffrire. Le crisi, o comunemente la bambola quando arriva, no? E non puoi farci niente, ci devi convivere, no? Ti accompagna lungo il tuo tragitto, nell'ultimo pezzo del percorso che devi fare o del tuo progetto, in questo caso la supermaratona. L'unica soluzione è cercare di immaginare degli obiettivi a breve termine. L'obiettivo, o quello che mi ero messo in testa in quel momento, era di arrivare al lago di Misurina, dove per la seconda volta avrei mangiato un piatto di pasta. Mi ripetevo, arrivo lì e mi riprendo, mi rifocillo, mi prendo una pausa. È così che raccogli le forze e continui a tirare dritto. Piano piano arrivo al Colle Tre Croci, prendo un attimo di respiro, scendo, affronto quell'ultimo chilometro, ancora al 10,
11% e poi vedo il lago di Misurina. E sapete, il lago di Misurina è bello, ma quando ci arrivi con quella fatica nelle gambe è ancora più bello, perché sai che finalmente ti fermi un attimo a respirare. Alla fine è solo la testa che ti porta avanti e diciamo che Hervé, da alpinista o gli alpinisti in generale, la testa ce l'hanno. Beh, adesso inizia a sentirsi, siamo a 5.400 metri, mancano circa 3.000 metri di dislivello, dunque adesso le gambe sono piene, ce ne basta, da adesso è solo sofferenza, però è una questione di testa. Credo che adesso lo senta, credo che non stanco, però adesso inizia la parte dura. Esce l'alpinista, secondo me. Quanto manca ancora? 3.000 metri? Sì. Di dislivello. Che non è male. Terminata la pausa al lago di Misurina, si gira, si fa tutto l'anello che va verso Dombiaco, poi torna indietro, torni a Cortina e Falzarego. Il Falzarego nella maratona delle Dolomiti lo prendi da Pocol, in realtà in questo caso lo prendi da Cortina e non sembra, ma c'è un po' di differenza. Il passo è molto lungo, sono circa 17 km, è lungo e poi sappiamo che al Falzarego devi fare quel 1,5 km, 2 che ti portano al Valparola. Una volta scollinati il passo Falzarego manca ancora l'ultimo passo, il passo Valparola, che di per sé non è lungo, sono più o meno 2 km, però in mezzo a questo c'è il tratto Pera-Pera, chiamato così, tradotto pietra-pietra, così perché ci sono due massi che dividono questo tratto di strada di 400-500 metri molto molto duro, che va oltre il 14% di pendenza, che di solito ti spezza. E una volta arrivato poi questo scollina, vedi l'Alta Badia e vai avanti. Guardavo il sole che stava per tramontare e ho pensato, ottimo, presto sarà buio e le cose andranno avanti di notte, ma io di notte non avevo mai pedalato e soprattutto la cosa che mi preoccupava è che di notte avrei ritrovato il freddo del mattino presto. E il freddo, sì, sinceramente era ancora una volta la cosa che più temevo. Le tante edizioni della Maratona delle Dolomiti, come dicevo, hanno portato ad affrontare percorsi diversi e a un certo punto è stato deviato il percorso sul muro del Giat, questo muro che tocca appunto, mi sembra, il 18-19%. Io ho sempre immaginato che la maratona ha un vantaggio, che sono le strade chiuse, che porta però a uno svantaggio, ad un problema che tutti gli accompagnatori o chi segue la maratona, anche le persone del posto, non possono muoversi o non hanno un luogo dove poter vedere gli atleti al passaggio, no? Quindi, geograficamente parlando, il Mur del Giat cade a fagiolo. Alla villa c'è questa rampetta dove da tutti i paesi, una volta effettuata la partenza della maratona, le persone possono venire e mettersi lungo strada e vedere i propri cari soffrire, dove salgono piano piano, pedalata dopo pedalata o calcio dopo calcio ai pedali. Purtroppo però il Mur del Giat è solo la gobba del gatto, la chiamo io, no?
manca la coda che al brainstorming della maratona non me l'hanno accettata perché sarebbe ancora un po' più lungo. Abbiamo deciso di dare un po' di supporto a Hervé al suo passaggio. Ho detto dove ci mettiamo? Ho detto ci mettiamo al Mur del Giato, per due motivi. Grande! Grande! Uno, perché è un po' un'icona ormai della maratona, per la sua durezza, è diabolico. Due, sapendo che è talmente ripido, lo possiamo vedere per un po' più di tempo. Io sono convinto che c'è proprio un legame in tutte le cose. Il legame che ho personalmente con Hervé è molto profondo. Questo legame di giusto, buono e bello che ci unisce, che non è dato solo da due esseri umani, ma è dato proprio da una questione molto più cosmica. Cioè il credere che esista veramente qualcosa di potentissimo del quale noi facciamo parte e noi non possiamo estraniarci da questa cosa. Per me è la cosa più normale del mondo vedere e pensare a un Hervé che fa con tanta fatica e che è giunto qui nella mia valle, nel paese dove sono nato, andargli incontro e abbracciarlo e dirgli Hervé ti voglio bene. Vedo in lontananza una bici enorme, antica, e ho detto, quello è Michiel. Ed c'era Michiel che mi aspettava con la sua bici e abbiamo fatto questo tratto assieme verso Corvara e lì è di nuovo, no? Come emerge l'entusiasmo delle persone che hanno nel corso del tempo voluto, costruito un evento come il Maratona delle Dolomiti, che credono in Maratona delle Dolomiti, ma non solo per dare la possibilità ai ciclisti, ai turisti, no? Di vivere quella fantastica giornata in Badia, ma proprio un evento che crea aggregazione, che crea una comunità che si lega a delle radici forti e che poi esprime la propria gioia anche attraverso i propri ospiti. Ti auguro tutto bene, Hervé. Sì, no? Nel pianino. Sì, sì, sì. C'è qui da noi ancora un fortissimo spirito di comunità che è dovuto un po' dal fatto che siamo stati isolati per molti decenni. Questo spirito di comunità che proviene quindi da molto lontano è comunque rimasto invariato perché siamo in pochi e in pochi viviamo in queste valli ladine. Abbiamo semplicemente necessità di relazionarci. La maratona funziona perché ci si aiuta, ma non lo facciamo a scopo turistico, non c'entra nulla il turismo. C'entra questo volontariato che vive e sopravvive di fare qualcosa insieme, perché insieme ne abbiamo bisogno di starci, ma perché questo stare insieme ci rende semplicemente un po' più diversi da chi vive in una città. La maratona funziona perché dal ragazzino di 9-10 anni all'anziano di 80 e passa anni al Passo Giao, nello stesso momento e con lo stesso entusiasmo donano la banana all'ultimo ciclista di passaggio. Questa è comunità, il fare qualcosa di bello che ci rende più belli. Complimenti a Michiel perché con quella bici andare quasi ai 30 all'ora, devo essere sincero, ci va forse più coraggio che affrontare la super maratona delle Dolomiti. E l'incitamento, no? Ah, oggi sei stato tutto il giorno nei miei pensieri, mi raccomando, dai, cerca di portarla a casa, cioè l'incitamento sincero di un amico e di una persona speciale. E poi quella stretta di mano mi ha detto vai, non voglio interromperti, non voglio spezzarti il ritmo, no? Dunque anche lì, no? Le cure, diciamo il pensiero nei miei confronti per far sì che tutto andasse per il meglio. Nell'ultima stretta di mano che ci siamo dati, non ne ho mai parlato con Hervé, ma sono certo che non c'era solo la consapevolezza dell'importanza di quel momento, di quel tempo che stavamo vivendo. Il tempo è la cosa più preziosa che ci sia, ma ci sia anche stata un
un pensiero che andava al di là di quel momento, cioè la promessa di continuare a fare cose belle. La sorpresa di Michele, devo essere sincero, è stato qualcosa che mi ha toccato. Il dolore fisico è quella sensazione in cui percepiamo uno stato di disagio generale di noi stessi, ma è la testa che comanda ed è proprio la nostra testa che può attenuare quella percezione di dolore e malessere che ci consiglia di fermarci. Nello sport o comunque nei momenti difficili della vita ho imparato che è sempre la testa che comanda. Pordoi, crisi. Quando arriva la crisi, magari non lo vuoi nemmeno ammettere che sei in crisi, cerchi di aggrapparti a qualsiasi cosa per tenere duro ed è il momento in cui non molli, magari mandi a quel paese un po' di persone oppure cerchi di anche piangere, perché no? Magari devi trovare quel momento di sfogo. Anche dai 5 secondi scendi dalla bici, metti la testa sul manubrio e dici bon, adesso riparto. È un momento temporaneo, no? Non può durare, l'importante è non mollare. Effettivamente lì, insomma, è stato difficile, un po' perché pedalavo di notte, però devo anche essere sincero, era una crisi che grazie alla mia esperienza di alpinista sapevo che avrei potuto quantomeno gestire. Quando sei in montagna, in Himalaya, non sei sulla strada, non puoi permetterti una crisi che ti sfinisce e che non sai più gestire, che non puoi più andare avanti o tornare indietro. E dunque sai esattamente qual è il margine che puoi ancora gestire. Hey, finally! E in quel momento lì io ce l'avevo presente. Io sono sempre stato un alpinista solitario, perché comunque va detto che affrontare la supermaratona con 1, 2, 3, 4 amici magari che pedalano con te, per forza di cose si fa un po' meno fatica, riesci a gestirla al meglio. Da soli, l'unico, o meglio, l'unica compagna fedele di viaggio a cui chiedi sostegno e alla quale ti affidi e con la quale condividi la tua fatica e i tuoi stati d'animo è la bici. La bici diventa, da un certo punto di vista, la tua più grande compagna, amica. Dall'altro punto di vista può anche diventare il mezzo che ti fa percepire di più tutte le tue debolezze. E dunque la bici può essere amica, ma anche la bici nemica. Dipende proprio da come riesci a gestire la situazione di crisi.
Salendo verso il Passo Pordoi, in uno dei momenti per me sicuramente più difficili della supermaratona, ho vissuto una sensazione bellissima. Sentivo la natura vicino a me, sentivo il fruscio del vento tra i fili d'erba, l'umidità della nebbia che si posava sul volto, i rapaci notturni svegliarsi, ho intravisto la volpe. Ecco, in quel momento lo scenario era fantastico e allo stesso tempo surreale e mi sembrava veramente di vivere in una favola. Forse perché non capita quasi mai di essere al Pordoi, soli, di notte, con la bici e nessun tipo di rumore a disturbare. E quello è stato veramente un momento magico. Bisogna avere la capacità di ascoltare questi suoni, di carpire il fruscio del vento e il camosso che fischia di notte. Bisogna essere partecipi di questa cosa qui. Ed è anche proprio la bellezza della montagna, no? Capire la potenza che ha su di noi e quanto irrilevanti che noi siamo. Poi una bella cioccolata e via. Ok, mi dai un pezzo di carta stagnola? Grazie. No, lo risciacquo. Senti che fresco, eh? Ok. Io ci credo, ma seriamente. Cioè, quell'uomo lì ha veramente una forza incredibile. No? Arrivi di slancio in fondo alla discesa del Pordoi per affrontare il Passo Sella. E lì, devo essere sincero, ero felice. Ero felice perché era il mio primo passo in cui leggevo sul cartello 391-400 metri di dislivello, mentre su tutti i passi precedenti il dislivello era sempre di 800, 900, ma anche 1000 e più metri. In quel momento mi sono detto, bene, so che il Passo Sella è ripido, ma allo stesso tempo so che è corto. E lì mi si è accesa una luce dentro, una fiamma, diciamo, d'energia, perché sapevo che a breve sarei finalmente arrivato. Ciao, no, non ti preoccupare, nel senso che se vuoi andare a dormire vai, qui tutto a posto, ho ancora un passettino e poi arrivo a Corvara. Tutto bene, un po' lunga ma bene. Sì, no, io ti scrivo comunque, se vai a dormire ti scrivo quando arrivo. Un bacio, ciao, ciao, ciao. A casa si preoccupano. Si preoccupano più quando vado in bici che quando vado in montagna. Discesa del Sella e lì sai che ti manca solo un passo. E quando ti manca solo un passo ti torna quell'energia, non dico la stessa del mattino, però ti torna un po' la voglia ancora di spingere sui pedali. Per me l'ultimo tratto del Passo Gardena l'ha fatto a una velocità mostruosa, calcolando già tutti i chilometri che ha fatto. Ha raccolto ancora le ultime forze per arrivare a Corvara. E lo vedo un po' come noi, come per la maratona, quando arrivi agli ultimi giorni, ma anche dopo la fine della manifestazione. Per noi la maratona non è finita. Quello è il momento in cui dobbiamo ancora raccogliere le ultime forze, abbiamo tanto lavoro post maratona e lì vedi effettivamente che una volta finita raccogli le forze e la passione che hai per l'evento ti porta ancora a dare più di quanto credi, più di quanto pensi di riuscire a dare. Voilà! C'è. Ho scritto nel mio libro La montagna dentro, ho scritto un
po' esagerando Alfonso, il concetto 99% testa, 1% fisico. Devi resistere, no? L'arrivo di Hervé per noi è l'inizio di una nuova sfida, uno stimolo in più per migliorare non solo la sport maratona, ma la maratona stessa. Noi vogliamo continuare a migliorare, a crescere, a portare nuove emozioni a chi ha poi la fortuna di partecipare a questo evento. Bene, grazie intanto. Grazie. Contento? Contento? Sì. La rifaresti? No. Almeno adesso, se me lo chiedi adesso, è un no. Secondo me il trittico Duran, Staulanza, Giao, col tre croci e Falzare Valparola ti mettono a dura prova. Sì. E qua, qua anche non sembra, ma all'inizio sei un po' così. Però qui vedi la fine, allora se vedi la fine dici aspetta vai che mi impegno ancora un attimo. 7:30. Sia come alpinista che in questo caso come ciclista amatore, l'idea è quella di mettersi in gioco, no? Di lanciare una sfida. Come alpinista io non ho mai utilizzato la montagna per competere con qualcuno, per mettermi alla prova nei confronti di qualcuno. E la stessa cosa, devo essere sincero, è Supermaratona. Supermaratona è un'esperienza di vita, è qualcosa che devi fare, devi provare per andare alla scoperta di te stesso. E sono sicuro che chiunque affronterà questo percorso ne uscirà come una persona nuova, sicuramente cambiata, che avrà comunque un approccio differente nella vita che affronterà dopo Supermaratona in avanti. Supermaratona è stata sicuramente una sfida che mi ha messo alla prova, mi ha fatto capire quanto la vita sia bella se abbiamo il coraggio di metterci alla prova. E dunque il mio invito è quello di mettersi alla prova, di giocare, con l'idea proprio di vivere delle grandi emozioni. Di vita ne abbiamo una, abbracciamola stretta e rendiamola unica.